Ciao amici di Fungomagia, un saluto dal Macina. Siamo nuovamente a caccia di Hygrophilus marzuolo. Siamo per dormienti, quindi ci siamo inoltrati in una faggeta misto quercia ancora per il momento, perché sopra una certa quota per andare in faggeta piena e in qualche abitaia ancora la neve è presente, quindi bisogna che andiamo in questi luoghi per poter insidiare qualche dormiente. Sono più o meno a 700 metri sul livello del mare e come sono entrato sullo spot che già nel video scorso vi ho mostrato, sono subito stato graziato dalla dea bendata con un bel ritrovamento che vi voglio mostrare subito. Allora, qui ho visto questo bel rigonfio e ora vediamo sotto il nostro bel marzuolo. Eccolo, che meraviglia, guardate, fantastico, guarda, bello chiaro. Ancora, come potete vedere, il terreno è ricco di umidità, vedete come è bagnato, ci lascia le dita sporche di terra. Chiudiamo il buco e continuiamo la nostra battuta sperando di poter replicare quella della volta scorsa. E dopo un bel po' di cammino finalmente di nuovo un altro ritrovamento. Sono proprio difficili, sempre più difficili, anche perché durando così poco direi che vanno tutti sudati. Bellissimo. Andiamo bene, se non ci portiamo foglie e rametti a casa e terriccio. Vediamo il buco. Quando vi dico di non raspare ma tastare solo così con le mani è semplicemente per un motivo, che se non andate a raspare con un bastone, vedete che io il bastone ce l'ho, mi serve per quando faccio delle rive abbastanza ripide per agganciarmi e tirarmi su e aiutarmi. Però quando vi dico di non usare il bastone è semplicemente perché se voi raspate con l'intento di andare a cercare quello che c'è sotto, rischiate di strappare i filamenti, le ife che conducono praticamente poi ai nostri funghetti, che sarebbe praticamente la pianta del fungo, i nostri rami, diciamoli ignorantemente così. Strappando i rametti, lì il frutto non esce più. Quindi se volete conservare i vostri funghi non raspate mai. E intanto vi lascio con questa immagine fantastica. Allora ragazzi, stavo scendendo giù per questa spallina e
quando sono arrivato qua sotto praticamente questo ramo, ho intravisto leggermente un rialzo. Chiaramente questo ti dà subito nell'occhio e ti mette la curiosità di controllare sotto, e sono sicuro che sotto c'è il nostro marzuolo. Sì, è un po' maturo già questo qui. Gambo lungo, vedete il gambo lungo nei funghi comunque ricordate che è un segnale. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando c'è il gambo lungo significa che lo state trovando in un luogo dove c'è parecchio fondo di foglie, quindi tanta foglia. Se c'è tanta foglia il fungo per emergere cresce di gambo fino a trovare poi la luce col cappello, capito? Ecco qui, andiamo avanti sperando di essere ancora un po' fortunati, ma stentano. Allora ragazzi, situazione come quella dell'altra volta che vi ho spiegato, il dettaglio delle cucce dei caprioli, se vi ricordate. Per chi non ha visto il video vi consiglio di andarlo a vedere, così prendete questo dettaglio. Vi faccio vedere un'altra situazione uguale, identica a quella dell'altra volta. Allora, parliamo sempre della cuccia, vedete qui, e qui proprio vicino, nascosto tra le foglie, il nostro dormiente. Mamma mia, che bello ragazzi, che bello. Guardate com'è candido, bellissimo. Qualcuno che ha visto le foto del cesto dell'altra volta mi ha detto: ma cos'è quelle cose, cosa sono quelle cose lì? È mortale? No, non è mortale ragazzi, è buonissimo. E alcuni miei amici che mi seguono sul canale di Macinator mi hanno commentato dicendo che nel estremo ponente ligure questo qui lo chiamano cicalotto primaverile, anche se in realtà il cicalotto vero e proprio è quello autunnale, che ha questo color grigio cinireo anche lui sul cappello con delle piccole macchiette nere, e il gambo e le lamelle sottostanti sono di un colore giallino tenue. Quello lì è praticamente il tricoloma portentuoso, che è il vero cicalotto. Questo qui invece è il dormiente, il marzuolo. Non so, devo scoprire la motivazione per il quale viene associato a quel fungo lì. Probabilmente è solo per un discorso di effetto cromatico del cappello, che lo chiamano nella stessa identica maniera. Continuiamo la battuta. Oh, bene, finalmente di nuovo un altro ritrovamento. Controllo ancora un po' qui in giro, ora ve li mostro. Imparati qua davanti. Guardate che belli questi dormienti qua. Ragazzi, l'altra volta quelli che ho raccolto, la macinina mi ha fatto un piatto strepitoso. Tanto proprio masticcati. Oh, la miseria, come sono massicci. Rispetto all'altra volta la pezzatura è già più importante. L'altra volta numericamente erano parecchio, ma purtroppo erano di piccola taglia. Qualcuno più bello, insomma un misto. Questo giro qui invece sono tutti veramente belli, tutti belli spessi. Dicevo, la macinina me l'ha fatti praticamente, ha creato una sorta di crema, come si fa la crema di zucca, come si fa la crema di piselli, di fagioli, mi ha fatto la crema di dormienti. Ragazzi, da sbavare. Sapete cosa vuol dire sbavare? Una cosa eccezionale. Guardate qui che belli, fantastici. Dai che i funghi vanno baciati ragazzi, vanno baciati, perché almeno ci portano tanta fortuna. Ragazzi, questi funghi qua mi fanno sballare. Vi stavo spiegando della crema di dormienti che mi ha fatto la macinina, stavo raccogliendo quei due funghi che vi ho appena mostrato, me ne stavo per andare via quando ho poggiato la mano per terra, proprio vicino alla base, vedete, di questo faggio. Lo riconoscete con faggio, no? La caratteristica di avere questi licheni praticamente sul fusto dell'albero.
dimostra proprio che questo è un bellissimo faggio, ancora spoglio, come potete vedere le foglie ancora non ne ha, sono ancora nudi. E dicevo, alla base di questo, guardate un po' qui, me ne stavo proprio andando e mamma mia cosa stavo lasciando, mamma mia cosa stavo lasciando. Come si fa con questi funghi qua? Come si fa? Copriamo qui, lasciamo tutto coperto. Guardate qui che roba. E me ne stavo andando via. Me ne stavo andando via e la stavo lasciando questi funghi meravigliosi. Guai, la macinina mi picchiava sangue. Allora, cari amici di Fungomagia, siamo giunti alla fine di questo video. Purtroppo oggi il raccolto è stato povero, non abbiamo raccolto tanti marzuoli come la volta scorsa, ma ci sta. Sapete che i funghi fanno parlare, fanno tacere. Ho raccolto dei funghi già un pochino più grandini rispetto a quelli dell'altra volta, a parte qualche pezzo che l'altra volta c'era più grandi e più piccoli, ora sono già un pochino più di taglia. Ho provato a cambiare spot, ho provato in varie zone, altri spot dove comunque non avevo ancora battuto, ma ahimè non ho avuto risultati. Vabbè, comunque qualche fungo sono riuscito a farvelo vedere. Ora aspettiamo che arrivino le verpe, perché stamattina ho perso un po' di tempo proprio perché sono andato prima a fare un passo in una zona un po' lontana verso il Piemonte a caccia di verpe. Ma ho notato che gli alberi ancora dovevano gemmare, insomma non erano ancora pronte per dare i nostri funghi alla luce, quindi sono scappato via. Chiaramente il tempo, quando devi fare tanta strada, purtroppo perdi del tempo, e quando poi devi battere il bosco hai veramente poco tempo limitato. Beh, io vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, sperando di essere un pochino più fortunati di questa volta qui, però l'importante è aver respirato dall'aria buona, aver vissuto il bosco, la natura, che come avete potuto vedere è ancora chiaramente nuda, spoglia, anche se la primavera è veramente alle porte, manca pochissimo. Vediamo un attimino che il tempo passi abbastanza rapido proprio per darci soddisfazioni con le nostre verpe, e spero che vada bene, ecco, insomma. Ok, vi abbraccio tutti quanti, mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi qua sotto, e se vi piace il video condividetelo con le altre persone, e se avete delle domande da fare commentate. Chiaramente di video ce ne sono parecchi nel canale, quando vi sarete iscritti potrete vederne in quantità e di tutte le specie fungine. Un abbraccio dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinetto.